Sì, lei è proprio una bellissima batteria, perché in questo senso il fatto di essere molto fanciulla, diciamo così, bambina, la rende una maga assoluta, proprio come i bambini, no? Che credono profondamente di poter fare una cosa e quindi la sanno fare perché non hanno nessun tipo di sbarramento, nessun tipo di logica, di convinzione che li freni. E quindi in questo la sua totale ingenuità e purezza le è grandissima alleata. Potrebbe Ehm, aumentarle queste capacità medianiche? Potrebbe, ecco, anche lei iniziare un dialogo profondo con gli elementali. eh, allora, cioè, ogni pianta è tenuta in vita dagli elementali. Quindi lei potrebbe iniziare questa comunicazione, questo dialogo, questo rapporto con gli elementali per aiutare il suo giardino, le sue piante a stare bene in vita. Ogni pianta ha un elementale, Penso più di uno. più di Sì, uno, ma non sì. esistono piante senza. No, se no muore. Quindi l'elementale è una parte della pianta. È il generatore della pianta. Cioè, tutta quello che noi vediamo esiste perché c'è un piano eterico, Mhm. ok? Quindi non è che il piano eterico è una parte del piano materiale. Il piano eterico è il generatore del piano materiale. Quindi gli elementali generano le piante, generano i fiori, generano tutto, La vita degli animali. certo. La nostra? Ah, Allora, dunque, noi abbiamo un campo energetico, per come vedo io, ehm, in cui ci sono diversi elementali all'interno del nostro campo energetico. mhm. Mm. Ehm, ehm, e vedo che magari presiedono alle varie funzioni, ok? Quindi che ne so, al flusso del sangue, al battito cardiaco, eccetera. E poi c'è la famosa guida. Poi, sempre in questo campo energetico, ce ne sono anche più di una, dipende poi, da ciascuno di noi. Diverse guide anche potrebbero essere, diverse nei periodi della vita o anche contemporaneamente diverse. Quindi l'eterico crea il fisico e crea Mm, la vita. certo. Va bene. Come può aumentarle ulteriormente queste capacità medianiche in un altro modo da quello già descritto? Allora, adesso qua mi sta facendo vedere che sta preparando una tisana, quindi in realtà mi riporta in qualche modo al discorso delle erbe. Come se lei scegliendo alcuni tipi di combinazioni di erbe, poi si fa questa tisana e proprio queste erbe in qualche modo già la predispongono ad un'apertura maggiore delle sue facoltà psichiche. Quali erbe? Allora, poi ovviamente cambiano di momento in momento, però come se queste erbe potessero creare precise vibrazioni in lei. Adesso mi viene come il biancospino, l'ortica, perché forse lei ha anche giustamente bisogno di una depurazione profonda. Una depurazione, ecco, l'ortica e il biancospino le vedo in questo momento che è come se si animassero nella loro più profonda essenza, quindi non solo delle piante che agiscono fisicamente, che ne so, per depurare il fegato, per dare una sorta di calma psichica, ma per agire proprio a livello di energia come sue alleate, come se lei le potesse proprio immaginare come delle creature viventi, ok? Che l'aiutano a trasformare
tutte queste sue esperienze passate che lei ha accantonato lì, no? La famosa merce che abbiamo visto in cantina che iniziava a puzzare, a fare muffa, così, no? Queste creature, adesso rappresentate dall'ortica e dal biancospino, le fanno come smontare tutte queste varie vicissitudini, poi le fanno smontare al punto tale da diventare delle briciole, un mucchietto di briciole. E poi vedo Grazia che grazie, anche con l'aiuto di queste creature qui, Ortica e Biancospino, che in questo momento sembrano, non so come dire, dei puffettini bianchi, soffiano su queste vecchie esperienze, no? Trasformatesi in questo mucchietto di briciole. Questo mucchietto di briciole si sparge tutto intorno e perde completamente di potenza, di condizionamento negativo su Grazia. E questa è la strada per contrastare, nel caso di Grazia, l'invecchiamento cellulare ed il rischio che lei sospetta di essere esposta a questo rischio di demenza senile, di Alzheimer, come la linea femminile della sua famiglia. Allora, in parte sì, questo che abbiamo descritto, in parte i piedi. Perché adesso mi fa vedere questa immagine che sembra un po' bizzarra. Lei ha piedi nudi con sotto la pianta dei piedi un mattarello. E Mm. quindi lei muove, sto strofinando così. Quindi è come se l'approccio di conoscenza ai suoi piedi l'aiutasse nel senso indicato da te, su Ma questi suoi problemi. quindi la medicina cinese, la riflessologia plantare? Intuitiva forse, perché grazie proprio attraverso la conoscenza, magari anche in parte empirica, dei propri piedi, può comprendere delle cose. Quindi comunque ci deve essere anche un po' di libertà, no? Da parte di Grazia nello scoprire le cose, quindi non solo assumere le informazioni che già esistono.